Buongiorno bellissimi! Ho comprato uno scuolabus. Ma torniamo un attimo indietro nel tempo. Maggio 2024. Ho scoperto tramite un amico che c'era uno scuolabus in vendita all'interno di un'asta pubblica. Sono andato a vederlo e mi è piaciuto subito tantissimo. Non avevo ancora in programma l'idea di camperizzare un van, ma sembrava veramente un segno del destino. Ho vinto l'asta, ho lo scuolabus, adesso devo pagare, ma... Oh, fatto. La pazzia sta continuando, sto andando a firmare per il passaggio di proprietà dello scuolabus, quindi sarà ufficialmente mio. Sarà complicatissimo fare tutto quanto, l'omologazione, la camperizzazione, ma sono contentissimo. Ho appena telefonato a un'agenzia che si occupa dell'omologazione di bus camperizzati e in particolare lo fa tramite la Germania. Ho visto che ce n'è anche alcuni che lo fanno direttamente in Italia, ma per il mio tipo di scuolabus sarebbe praticamente impossibile. E mi ha riso in faccia appena gliel'ho detto, quindi mi sa che sarà proprio una bella sfida. Non credo che metterò questi video nel video finale, quello che vedrete voi, perché tra uno e l'altro passano settimane, se non addirittura dei mesi. Sono le fasi preliminari prima ancora di iniziare la camperizzazione. Oggi sono già passati in realtà un paio di mesi da quando l'ho acquistato e finalmente sono riuscito a tornare sul posto per capire se riuscirò a metterlo in moto collegando la batteria a quella della mia macchina. Ok, allora, non si può far partire la batteria di un autobus con la batteria di una macchina perché non hanno la stessa potenza. Ho preso le batterie, le ho sganciate dallo scuolabus, le ho portate in una carrozzeria e abbiamo scoperto che sono completamente andate, quindi le dobbiamo proprio buttare via e dobbiamo comprarne un paio. Ok, 1 ottobre 2024 e sono venuto a prendere le misure per spostarlo col carro attrezzi perché abbiamo capito che aggiustarlo qui sul posto e trovare qualcuno che lo possa guidare è praticamente impossibile. Perciò mi sa che spenderò una barca di soldi per farlo trasportare, ma almeno lo spostiamo in una location dove poi lo camperizzeremo. Mi sto nel frattempo anche informando un sacco sull'omologazione ed è molto più complicato di quello che pensassi. Sapevo che sarebbe stata una sfida, ma sarà una sfida tosta. È l'11 ottobre 2024 e sono venuto da un amico che ha una fattoria enorme per capire dove lasciare lo scuolabus nel mentre che lo camperizziamo e sembra che rimarrà qua, perciò siamo in un posto bellissimo in mezzo alla natura. Adesso devo organizzarmi con un carro attrezzi, poi vi spiegherò bene che cosa è successo, motivi vari, però lo sposteremo intanto qua con un carro attrezzi e poi con calma faremo tutti i lavori. Ecco, l'inizio della nostra camperizzazione sarà tagliare l'erba del prato. Ha tutto senso. Sarà, penso, più o meno proprio lungo così, no? È un po' più piccolino in realtà, ci dovrebbe stare lì tranquillamente. Buono. Buongiorno bellissimi, è il 27 ottobre del 2024 e ci troviamo nella fattoria del mio caro amico Nicola, il quale ospiterà il nostro scuolabus intanto che lo camperizziamo. Faccio un piccolo recap. Ho acquistato lo scuolabus in maniera abbastanza affrettata, senza entrare troppo nel dettaglio, perché c'era un'asta pubblica che ho scoperto in maniera casuale in un periodo tra l'altro in cui ero molto impegnato, però mi è sembrato un segno dato che stavo pensando all'idea di camperizzare un van inizialmente, però lo scuolabus è ancora più bello e quindi ho fatto la puntata minima praticamente per quest'asta, ma sono stato l'unico offerente, quindi ho vinto lo scuolabus. Successivamente sono stato a fare il passaggio di proprietà di questo scuolabus e solo in seguito ho scoperto che ci sono un po' di complicazioni, nel senso che il libretto di circolazione è annullato. Anche se io avessi la patente D non potrei guidarlo perché è uno scuolabus adibito a trasporto di persone, di studenti tra l'altro. Quindi dovrò prima fare un'omologazione adeguata e solo dopo lo potrò utilizzare. Ho scoperto che la camperizzazione in Italia è abbastanza complicata, ci sono delle linee guida molto ferree. Ho scoperto che c'è anche la possibilità
un mezzo, diciamo, per omologarlo come camper lo stesso, che è quello di andare in Germania. Ci sono delle agenzie che fanno questo lavoro e che non chiedono poco. Portano il mezzo in Germania, lo omologano, poi lo riportano in Italia e fanno la conversione della targa, dell'omologazione, insomma. Per fare questo però deve esserci una revisione attiva come scuolabus funzionante. La revisione dura 1 anno, quindi dal momento in cui faccio la revisione ho 1 anno di tempo per camperizzarlo e omologarlo come altro mezzo, perché altrimenti poi devo di nuovo revisionarlo, ma se ho già fatto i lavori a metà rimango bloccato. Quindi è un po' tutto complicato e abbastanza stretto con i tempi. Oggi che cosa facciamo? Sostanzialmente lo scuolabus è ancora parcheggiato nell'area del comune. Avevo pensato di aggiustarlo per spostarlo direttamente guidandolo con una targa provvisoria, ma ho scoperto intanto che le batterie costano 200 euro e se poi rimane fermo dei mesi vanno a logorarsi e quindi è un po' uno spreco. Al tempo stesso, oltre a quelle, non so se ci sono altri lavori da fare per avviarlo, perciò mi sono informato su un carro attrezzi per muoverlo. Mi chiede 300 euro per lo spostamento, però penso che sia la cosa migliore, perché una volta spostato poi lo tengo fermo finché non ho tutto pensato pronto, dove mi sono informato bene sulle cose, sui materiali da usare, il progetto eccetera, e nel momento in cui sono pronto inizio la camperizzazione, faccio la revisione della camperizzazione e l'omologazione, tutto di fila. Oggi siamo qui perché, come dicevo, questa fattoria è il luogo che ospiterà lo scuolabus durante tutti questi lavori. Esattamente qua. Oggi dobbiamo solamente tagliare l'erba. Bene, purtroppo non siamo riusciti a finire tutto perché è finito il filo del decespugliatore, ma così dovrebbe essere più che sufficiente per parcheggiare lo scuolabus. Poi magari daremo una rifinita più avanti. 5 novembre e i piani sono cambiati ancora una volta perché dovevo spostare lo scuolabus tramite un carro attrezzi, ma il giorno stesso il tizio del carro attrezzi mi fa: ma hai controllato i freni che non siano bloccati? Beh, basta che giro la chiave, no? E si muove. No, perché gli scuolabus sono diversi, molto probabilmente hai dei freni ad aria e quindi serve un meccanico per sbloccarli. Porca miseria, come lo so io? Come le so queste cose se nessuno me le dice? E me le dicono il giorno stesso. E quindi abbiamo dovuto rimandare lo spostamento con il carro attrezzi. E quindi ho chiamato un meccanico che ha un'officina mobile. Oggi è il 4 novembre e viene qui. Però a questo punto gli faccio riparare direttamente lo scuolabus in modo che si metta in moto e poi tramite una persona che ha una targa di prova e la patente D lo faccio spostare guidando. Oddio, sono un po' stressato perché ho un sacco di impegni e questa cosa che continua a ritardare mi sta stancando molto. Oh dai, sono contento. Alla fine erano solo le batterie, perché con un booster che imita appunto le batterie siamo riusciti a metterlo in moto. Ho scoperto che ci sono 2 tasti da schiacciare prima di girare la chiave, che sono l'accensione della batteria, che si disattiva ogni volta che si spegne il motore, e un altro tasto che è una specie di antifurto o comunque tasto di sicurezza, perché sugli scuolabus vogliono evitare ovviamente che i bambini per sbaglio accendano il motore, e quindi bisogna tenere premuto questo tasto mentre si gira la chiave. Una volta acceso sembra tutto a posto. Mi ha detto che anche è un ottimo scuolabus e che è in ottime condizioni, quindi già sono contento anche per questo. L'abbiamo spostato di 1 metro per vedere che si muova, che i freni non sono bloccati, che le gomme siano a posto, perciò adesso devo solo trovare il modo di spostarlo fino alla fattoria. Comunque la visita in totale mi è costata 60 euro più IVA, che aggiungiamo alla lista di spese, così alla fine vediamo esattamente quanto abbiamo speso da 0 a 100% di camperizzazione. È il 12 febbraio e oggi
ho finalmente fatto un appuntamento alla motorizzazione civile, cosa che avrei dovuto fare molto prima, e devo dire che ho sbrogliato un po' di nodi della matassa. Sono stati tutti molto molto gentili, dall'usciere fino al tecnico con cui ho parlato. Mi ha spiegato che la carta di circolazione dello scuolabus è annullata perché uno scuolabus non può essere intestato a un privato, e quindi io non ho assolutamente nessuna possibilità di guidare questo mezzo finché non faccio il cambio di categoria. Vuol dire che adesso il prossimo passaggio è la camperizzazione, per la quale bisogna seguire un sacco di normative. Mi hanno consigliato di parlare con un'azienda che fa appunto camperizzazioni. Ho già trovato una carrozzeria dove in teoria fanno camperizzazione di veicoli e omologazione. Vediamo se riesco a ricevere le informazioni che mi servono. Motivazione zero, mi ha distrutto tutta la motivazione. La persona con cui ho parlato mi ha detto che non lavora più nell'ambito della camperizzazione e dell'omologazione, che è troppo complicato, che cambiano le normative di continuo e che è diventato quasi impossibile fare questi lavori, e soprattutto non ha personale. Ok, ho fatto ancora una telefonata. La persona con cui avevo parlato mi ha dato il contatto di un'azienda di Padova che fa allestimento di autocaravan e collaudi. Quindi ho telefonato, ho richiesto informazioni, mi hanno detto che io posso tranquillamente fare l'allestimento se seguo le normative, se seguo diciamo ciò che richiede la legge per poi omologare il mezzo, e che loro possono fare il collaudo una volta che ho finito l'allestimento, però devono controllare che il mezzo che io andrò a camperizzare possa essere poi omologato. Quindi mi hanno chiesto di mandare una mail con il libretto di circolazione e alcune foto del mezzo. Quindi questo sarà il prossimo step. Una volta che il loro tecnico confermerà che anche una volta allestito sarà possibile collaudare il mezzo, allora potrò procedere con l'allestimento seguendo le informazioni che mi daranno loro per l'allestimento. La motivazione è tornata, la speranza è ancora alta, e penso che tutto adesso, la spada di Damocle sarà, il movimento di questa spada sarà determinato dalla risposta del tecnico, se sarà possibile collaudare il mezzo una volta omologato, perché è vecchietto, è del 99 e quindi è una vecchia omologazione e potrebbero esserci problemi, però vediamo, vi aggiorno. Ed è il 13 febbraio e oggi, se tutto va bene, spostiamo lo scuolabus. Non ho trovato nessun altro modo se non con il carro attrezzi. L'unica altra alternativa era utilizzando con l'aiuto di una persona che avesse la patente D e la targa di prova per scuolabus, perché ho scoperto che la targa di prova, che è una cosa che di solito hanno i meccanici per spostare le auto, è specifica per un tipo di veicolo ed è specifica di una persona, quindi solo la persona che la possiede può poi muovere quel veicolo. Ho telefonato in tutto il Friuli a tutti i meccanici e nessuno ce l'ha, quindi alla fine spostiamo col carro attrezzi sperando che passi qua dentro e che riesca a entrare anche nella fattoria di Nicola. Tra l'altro ho anche le batterie per mettere in moto lo scuolabus in caso di necessità, la necessità di muoverlo autonomamente. E più di così cosa faccio? Non ho la chiave inglese per fissare le batterie. Però un carro attrezzi ci avrà degli attrezzi, no? Tra l'altro fortuna hanno anche tagliato il prato. Ok, è arrivato il carro attrezzi, è gigantesco. Però parlando con il meccanico mi dice che non ci sono problemi. Se riusciamo a mettere in moto lo scuolabus lo possiamo spostare qua nel piazzale e caricarlo, e che le batterie le colleghiamo insieme, quindi non serve che io abbia gli attrezzi. Oh, che bene.
Dopo 5 anni che è fermo, guardate come parte, spettacolo. Mi avevano detto tutti che è un ottimo mezzo e questo lo conferma. Sono contentissimo. Ce l'abbiamo fatta. Incredibile, incredibile. E si va avanti. E il trasporto mi è costato di 250 euro più IVA. Ci sta. Ai ai. Passeggiatina di decompressione dopo mesi. Beh, alla fine in questi 2 giorni sono riuscito a risolvere la maggior parte dei problemi che sono sorti da quando ho acquistato lo scuolabus. Però non è che li ho risolti in 2 giorni perché sono stato più veloce, ma perché per mesi mi sono informato, ho cercato informazioni, ho telefonato, ho organizzato appuntamenti, mi sono spostato. Poi, come sapete, viaggio tanto, quindi sono stato in Ungheria, in Romania, in Spagna, e quindi tra una cosa e l'altra anche i tempi si allungano, ma sono contentissimo, contentissimo. Anche se ancora non sappiamo se posso fare questa cosa oppure no, però adesso non dipende più da me, devo solo aspettare una risposta del tecnico. Se mi dice che posso iniziare ad allestire lo scuolabus, è fatta, e se dice no, non è fatta. Però ormai il lavoro, diciamo, è fatto, quello che dipendeva da me. Buongiorno bellissimi, è il 20 aprile, mi trovo ancora a Granada e finalmente, dopo un'attesa lunghissima, ho avuto la conferma da parte di quell'azienda di Padova che allestisce veicoli, che dopo aver controllato tutti i documenti, il libretto di circolazione, aver fatto ricerche eccetera, mi hanno confermato che una volta allestito il mio scuolabus sarà possibile fare l'omologazione. Mi hanno dato il via libera. Tra l'altro mi hanno mandato una lista di cose essenziali che lo scuolabus dovrà avere per poter essere omologato successivamente. La maggior parte di queste cose non so cosa siano, quindi ci sarà molto da studiare. E piccolo fondamentale dettaglio: per l'omologazione ci sarà un costo, ovviamente l'allestimento lo farò io personalmente, ci saranno tutti i video a riguardo su tutti i miei canali, e se ancora non mi seguite fatelo, perché ci saranno un sacco di video con la camperizzazione dello scuolabus, oltre a tante altre cose, tra cui escursioni in Friuli Venezia Giulia, esplorazioni in Sierra Nevada e chi più ne ha più ne metta. Però ecco, quello che dicevo è che l'omologazione avrà un costo di 2000 euro più IVA. Adesso non sono sicuro di avervi dato tutti i costi che ho avuto finora per la parte burocratica che riguarda questo video. Se non l'ho fatto, ve li scrivo qua di seguito. E ci vediamo al prossimo, direi che adesso passiamo alla pratica. Ciao bellissimi!